Ci troviamo a Villa Cacciari, che è una villa privata a 20 km da Modena, e la scuola senza scuola occupa questo spazio che è la casa del custode, che è stata sistemata dal gruppo di famiglie che porteranno i figli qua a scuola. Io sono una mamma di 2 bambini che cominceranno la scuola qui, e il più grande deve cominciare la prima elementare, e abbiamo deciso di non farlo frequentare le scuole statali, ma di cominciare questa avventura con questa scuola libertaria. Partecipare come genitori, partecipare all'educazione e all'istruzione dei propri figli è la cosa per cui i figli sono nati, insomma. E quindi l'idea di delegare a qualcun altro una parte così importante della vita dei nostri figli, troviamo che sia, non mi appartiene, insomma, mi fa un po' soffrire. Io sono Flavia. Ok. Jacopo. E lui? Jacopo e lui. Flavia. Non mi dire. Hai detto Flavia. La scuola senza scuola della Fucina è nata in casa nostra. Quando la nostra figlia grande ha iniziato la prima elementare ci siamo accorti, cioè lo sapevamo, l'avevamo letto, ma non ci eravamo resi conto di quanto fosse una dimensione anche alienante e violenta, quella di essere a 6 anni in comunità di 400 bambini con tutti gli spazi separati, per cui non si incontravano mai, le porte delle classi chiuse, il cortile diviso per classi e tutte le pratiche anche quotidiane. I bambini avevano pochissimo tempo per mangiare, sempre nei piatti di plastica, cibo orrendo perché cucinato molte ore prima, perché deve rispettare delle normative magari nate per tutelare l'igiene, la qualità, la salute, ma che sono diventate un labirinto dal quale non è possibile uscire. Insomma, abbiamo visto tra queste e tante altre cose, i voti che sono di nuovo obbligatori, per cui i bambini a 6 anni e mezzo entrano in un sistema di voto sul profitto senza la serenità di non avere capito qualcosa e avere bisogno di un po' di tempo in più. In più abbiamo visto in nostra figlia, non solo in nostra figlia, in tutti gli altri bambini che conoscevamo dai percorsi di infanzia precedenti, spuntare una serie di modi di parlare, di tic, di colpi di tosse, di grattate di testa, di sistemate di vestiti, ma questo nei primi 20 giorni. Abbiamo detto forse non è un posto sano, venendo sia io che Matteo da percorsi di autogestione nella nostra vita, e avendo scoperto che c'è una leggina nell'articolo 30 della Costituzione che dice che ogni genitore si può prendere la responsabilità, dimostrando di averne le capacità economiche e culturali, di occuparsi in prima persona del percorso di suo figlio. E ci si è aperto un universo. Il primo gioco qual è? Primo gioco, musica e bambine. Quello di Silvia. Sta mettendo il numero, l'ordine dei giochi. Per primo facciamo il pistolero. E all'interno del progetto Scuola senza scuola ci sono 2 insegnanti che sono state scelte dal gruppo dei genitori, e non ci sono classi separate, i bambini stanno tutti insieme e si dividono a seconda degli interessi e dei progetti che stanno portando avanti, non per età. Io sono Luana e sono la persona che accompagna i bambini nello sviluppo, nell'apprendere, nell'imparare. E ho detto proprio accompagna perché è un termine che spiega quello che si fa. Appositamente non ho detto sono l'insegnante, perché qui non si insegna, non ci sono lezioni frontali, ma si accompagna proprio il bambino nella ricerca della conoscenza. Beh, qui non c'è l'ora di matematica, l'ora di italiano, l'ora di geografia, non è apriamo il libro di geografia, pagina 40, studiamo la regione Emilia-Romagna, ma si studia il mondo così com'è, che non è nella realtà diviso per discipline e finiscono naturalmente, spontaneamente, per essere attività interdisciplinari, dove si può affrontare la geografia, si può affrontare la storia, la lettoscrittura, la matematica. Ci sono dei momenti dove si lavora sulle tecniche e quindi si fanno esercizi, si fanno anche schede, non è vietato. E, si prendono schede da libri di testo che si usano anche nelle scuole tradizionali
però si lavora su quello che è la fase in quel momento di quel bambino. Prima ancora di imparare il codice, imparare le regole ortografiche, grammaticali o la matematica, le operazioni, i problemi, si cerca di trasmettere loro la motivazione, l'importanza che hanno, e quindi la scrittura non solo come delle regole da imparare, ma la scrittura come mezzo di comunicazione. La lettura non solo come imparare a leggere ad alta voce, ma la lettura, perché la lettura ti dà l'accesso ai libri, puoi leggere quello che ti interessa da solo, a casa, o leggerlo a qualcuno. Via! Sedia qui, Ma vuole non ti si attaccano i vestiti e non ti fai male. invece che farsi mangiare da me. Un bel pezzettone. Questo l'ho tagliato io. Partiamo senza una sede, partiamo con un gruppo di adulti sognatori e 2 bambine che mettiamo anche a rischio, perché magari stiamo sbagliando tutto. Il rischio che noi tutte le famiglie hanno visto all'interno di questa struttura così come sta nascendo adesso è di chiudersi dentro se stessa. È un progetto molto bello dove i bambini stanno molto bene, vivono all'aperto, si conoscono profondamente, però la cosa un po' rischiosa è che rimanga una specie di isola felice. Tutte le famiglie sono d'accordo che questo non avvenga. E credo che questo sia proprio il ruolo degli adulti in questo progetto, di dare accesso, di dare ai bambini la possibilità di entrare in relazione con tutto quello che c'è, partendo ovviamente da qui, portandoli a scoprire quello che ci circonda. E secondo me è questo che manca un po' nella nostra cultura, di come educhiamo i bambini anche a casa e nelle scuole, questa idea che il bambino non può entrare in contatto con certe cose, ma ci deve essere un programma, un'ambientazione, un materiale apposta per lui e lui deve essere chiuso lì. Per me questo è essere chiuso in una bolla, non questo luogo. Aiutatemi!